Benvenuti, anime delicate, cuori che battono al ritmo delle storie vere e cercatori instancabili di quello che gli occhi non vedono. Siete a casa, siete su Segreti Turchi. Oggi vi chiedo di respirare a fondo prima di ascoltare, perché ciò che stiamo per raccontarvi va oltre il pettegolezzo, oltre le copertine scintillanti e i riflettori dei red carpet. Oggi scendiamo giù, fino alla radice. Parleremo di lei, della magnetica Elçin Sangu, e dell'ombra che porta il nome di Bar Arduk. Se avete amato e poi avete perso, se avete creduto di aver chiuso una porta e l'avete ritrovata socchiusa nel cuore, questa storia vi toccherà. Ma prima di tuffarci in questo mare agitato, vi chiedo un piccolo gesto di vicinanza, lasciate un mi piace per sostenere Elçin, iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdere i nostri racconti. E se volete diventare parte del nostro nucleo più caldo, c'è il pulsante abbonati che vi aspetta. Pronti a sentire la verità senza filtri? Cominciamo! Immaginate una notte comune a Istanbul. La città dorme sotto un cielo di velluto, il Bosforo scivola lento come un segreto sussurrato fra due rive. In un ristorante esclusivo, uno di quelli in cui l'eleganza è regola, le luci sono basse e la privacy è legge, si ritrova una piccola compagnia di amici. Fra loro c'è Elçin Sangu. Siamo abituati a vederla forte, ironica, capace di dominare la scena con un solo sguardo. Sui social appare radiosa, padrona dei propri successi, sempre elegante. Ma quella sera, amici di Segreti Turchi, la maschera ha cominciato a scivolare. La cena inizia tranquilla, tra tintinnii di calici e risate soffuse, quelle che sciolgono la tensione accumulata fra set, viaggi e interviste. Si parla di progetti futuri, di pause desiderate, di mete che profumano di mare. E poi, come accade quando l'ora si fa tarda e i muri interiori si abbassano, la conversazione inclina verso il terreno più scivoloso, l'amore. Le storie passate, le fratture del cuore, quella forza invisibile che muove il mondo e a volte lo ferisce. In quell'istante, dentro Elçin, qualcosa cede. Non è un capriccio, non è teatrale. È il suono sordo di una diga che ha tenuto troppo a lungo e finalmente si incrina. Fonti vicinissime, che hanno assistito coi respiri sospesi, raccontano di uno scarto quasi impercettibile nel suo sguardo. Quella luce vivace, quel lampo che conosciamo, si affievolisce, lasciando il posto a una malinconia densa, quasi palpabile. Con gli occhi che si fanno lucidi e le mani che si uniscono come a cercare appiglio, Elçin smette di fingere. Stanca di dover sempre brillare, stanca di sorridere mentre dentro vorrebbe urlare, apre il cuore e pronuncia parole che gelano il tavolo, e adesso gelano anche noi. Ho provato ad andare avanti, sussurra, con la voce che vibra, ho tentato di convincere me stessa e il mondo che fosse tutto risolto. Ma la verità è un'altra, Bar, per me. Non è un ricordo. È una ferita che non vuole cicatrizzare. Fermiamoci un momento. Una ferita che non vuole cicatrizzare. Non ha detto una pagina girata, non ha detto un ex. Ha scelto la parola che brucia e pulsa. Una ferita è viva, reagisce al tatto, si infiamma quando qualcosa la sfiora. È un'immagine potente, che dice più di 1000 cronache. Ci rivela che, malgrado il tempo, malgrado i tentativi di rimettere insieme i pezzi, quel legame con Bar Arduk non è spezzato del tutto. È lì, sotto pelle, dolente. Elçin continua, quasi ignorando gli sguardi preoccupati degli amici, come se sentisse il bisogno di far uscire finalmente ciò che l'ha avvelenata piano. A volte mi sveglio e penso di essere guarita, confessa, mi sento forte, leggera. Poi basta una canzone alla radio, un profumo nell'aria, un dettaglio che so che lui avrebbe notato, e capisco che è ancora con me. Come un'ombra che non lascia la stanza. Questo ci colpisce allo stomaco perché è universale. Chi non ha mai camminato sentendosi libero e, all'improvviso, si è ritrovato riportato indietro da un niente? Vedere una donna come Elçin ammettere questa vulnerabilità non la rende fragile, la rende tremendamente umana. Nel mondo dello spettacolo, dove confessare di soffrire per amore è spesso scambiato per debolezza, lei ha preferito l'onestà. C'è poi un punto che lacera,
Il peso delle aspettative pubbliche. Elchin tocca il nervo scoperto, tutti pensano che io sia felice, che io debba sempre risplendere. Mi vedono sulle copertine, mi sentono ridere in TV. Ma a volte, dentro, ho la sensazione che manchi un pezzo di me. Pensate a cosa significhi dover recitare non solo quando il regista urla azione, ma anche nella vita di tutti i giorni. Indossare il sorriso come un accessorio, reggere il dolore davanti ai flash. È una fatica mentale che sottovalutiamo. Vediamo la diva, la professionalità, l'eleganza, ma poi c'è la donna che torna a casa, apre la porta, e il silenzio la accoglie dove forse, una volta, c'erano voci, complicità, progetti sussurrati a bassa voce. E inevitabilmente ci chiediamo, cosa accade nel cuore di Bar Harduk? Lui, più riservato, più parco nelle confessioni, sa quanto lei stia combattendo. È possibile che anche lui stia vivendo lo stesso piccolo inferno, travolto dall'orgoglio o dalle circostanze. La loro intesa è stata innegabile, un fuoco che ha attraversato lo schermo e ha incendiato la realtà. Un amore così, quando finisce, non si spegne come un interruttore, detona, e le schegge arrivano lontano. Si mormora che Bar, ultimamente, abbia tentato un accenno di riavvicinamento, o che Elchin abbia saputo qualcosa su di lui che ha riaperto la crepa. Non abbiamo certezze. Ma una cosa è chiara, se Bar ha un cuore, e lo sappiamo che ce l'ha, parole del genere non possono lasciarlo freddo. Sapere che la donna con cui hai condiviso attimi autentici ti definisce come una ferita non rimarginata scuote le fondamenta più intime. Torniamo al ristorante. Gli amici di Elchin, vedendola così nuda nella sua verità, cercano di abbracciarla con le frasi di sempre. Il tempo guarisce, sei forte, passerà. Ma Elchin, con una lucidità che spiazza, ribadisce che esistono legami che il tempo non cancella. E ha ragione. Il tempo diluisce, rende più tenue, ma non estingue ciò che è stato scritto con l'inchiostro indelebile dell'amore vero. La serata si chiude con un abbraccio collettivo, una rete di protezione tessuta da chi le vuole bene. Elchin è una roccia, confida una persona presente, ma l'amore per Bar è stato troppo grande per svanire in fretta. Un commento che accende una convinzione che i fan di Homer e Daphne, chiamati così dai loro personaggi, hanno sempre nutrito, non era solo recitazione. Era vita. Per questo fa così male. E ora mi rivolgo a voi, famiglia di segreti turchi. Che cosa pensate di questa confessione? Vi siete mai ritrovati a sorridere fuori mentre dentro si spezzava qualcosa? Credete che Bar debba fare un passo dopo aver sentito queste parole? O pensate che a volte l'amore, per quanto potente, non basti, e bisogna lasciare che le ferite diventino cicatrici da sole? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo ascoltare le vostre storie, i vostri pensieri. Siamo qui per questo. Vi ricordo anche che affrontare questi temi richiede tempo e delicatezza. Se apprezzate il modo in cui trattiamo questioni così sensibili, cliccate su abbonati. I membri del canale accedono a contenuti più profondi e conversazioni che non pubblichiamo altrove. È il modo migliore per dirci grazie e per sostenere un racconto del mondo dello spettacolo che mette al primo posto le persone. La domanda che resta sospesa è: questa confessione sarà una svolta o un punto a capo? A volte toccare il fondo, nominare il dolore, è il primo gradino verso la risalita. Forse Elchin aveva bisogno di pronunciare ad alta voce ciò che la tormentava per iniziare, finalmente, a guarire. O forse è un messaggio in bottiglia affidato alle onde, sperando che arrivi all'unico in grado di fasciare quella ferita, Bar. Il destino ha le sue astuzie. Separa, insegna, riconduce. Ci fa capire il valore di ciò che avevamo proprio quando sembra perduto. Noi, come pubblico, abbiamo sempre sognato una riconciliazione. Sentire quanto amore esista ancora. Anche quando si è tramutato in dolore, riaccende quella speranza, una speranza velata dalla paura, perché nessuno vuole vedere Elchin soffrire così. È un equilibrio delicatissimo. Da un lato, una donna che ammette la propria fragilità, dall'altro,
Il silenzio di un uomo che forse soffre in disparte. Le relazioni sotto i riflettori sono un labirinto di pressioni, ma il sentimento vero trova sempre il modo di farsi sentire. Questa ferita di cui parla Elchin è la prova che ciò che hanno vissuto non è stato un capriccio. Non è stata un'estate passeggera. È stato un punto che ha cambiato la rotta delle loro vite. Ora la grande incognita è se quella ferita si chiuderà da sola e li condurrà su strade diverse, o sarà proprio la ragione che li spingerà a provarci ancora, insieme. Qualunque cosa accada, con o senza Bar, auguriamo a Elchin la quiete che merita. Ma onestamente, dopo aver ascoltato queste parole, chi non vorrebbe rivederli vicini, concedersi un'altra occasione? Quando l'amore è così forte, una seconda chance non è un capriccio, è un richiamo. Siamo arrivati alla fine di questo racconto intenso. Le parole di Elchin resteranno a lungo nelle nostre orecchie e nei nostri petti. Ci ricordano che dietro i bagliori c'è carne viva, che dietro il mito c'è la persona. Noi di Segreti Turchi continueremo a seguire ogni sviluppo, sperando sempre nel meglio per i nostri protagonisti. Se questa storia vi ha toccati, non dimenticate di mettere mi piace, di condividerla con chi ama le storie d'amore turche e di iscrivervi al canale. Attivate la campanella, perché se Bar dovesse rispondere, voi lo saprete per primi. E ora lasciate che vi racconti un ultimo frammento di quella notte. Quando le luci del ristorante si sono fatte ancora più miti e la città, fuori, sembrava trattenere il respiro, Elchin si è alzata da tavola. Ha preso il cappotto, ha salutato piano, e nell'aria è rimasto il profumo di chi ha avuto il coraggio di togliersi l'armatura. Qualcuno tra i presenti ha detto che pochi passi dopo la porta si è fermata, ha chiuso gli occhi e ha tirato un sospiro profondo, come se stesse lasciandoli una parte del peso. Forse era l'inizio. Forse era solo un istante di tregua. Ma in quell'istante si è intravista la promessa di una possibilità, che la sincerità, quando è detta a bassa voce e senza accuse, possa aprire strade che il rancore non vede. Molti di voi ci hanno scritto nel tempo di aver percepito, tra Elchin e Bar, un filo che non si spezza. Lo si scorgeva nei silenzi, nelle pause, in quegli sguardi non recitati. È lo stesso filo che i fan di Homer e Daphne hanno imparato a riconoscere. La differenza tra la finzione che funziona e la verità che vibra. E quando la verità vibra, non c'è calendario che tenga, può farsi sentire oggi, domani, o nel giorno più inatteso. Se arriverà, se si trasformerà in un messaggio, in un incontro, in una telefonata che comincia con un come stai. Lo scopriremo insieme. Fino ad allora, custodiremo queste parole come si custodisce una lettera trovata in un cassetto. Le rileggeremo con rispetto, senza invadere, sperando che chi le ha pronunciate trovi la propria rotta. Perché l'amore non è la perfezione dei film, è inciampo, è fatica, è coraggio di dire mi manchi quando sarebbe più facile fingere il contrario. Se c'è un insegnamento in questa notte di Istanbul, è che ammettere il proprio dolore non ci sminuisce, ci restituisce interi. Noi di Segreti Turchi restiamo qui, con il cuore in ascolto. Se avete vissuto qualcosa di simile, se anche voi avete una canzone che riapre tutto, raccontatecela. Qui nessuno giudica. Qui ci si tiene per mano, almeno con le parole. E chissà che, proprio mentre parliamo, da qualche parte nel buio della città non ci sia un telefono che si illumina, un nome sullo schermo, un coraggio che si fa passo. Se succederà, ve lo racconteremo. E sarà, comunque vada, un nuovo capitolo di una storia che ci ricorda perché, nonostante tutto, continuiamo a credere nell'amore.